Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un obiettivo interessante della linea di Sony che è il 20 mm f1.8 serie G, questo qua. Parliamo di un'ottica grandangolare luminosa che ha fatto parlare di sé, soprattutto tra videomaker e fotografi di paesaggio, ma anche adatta a chi fa vlog e contenuti creativi. In questo video vi porto la mia esperienza e le mie considerazioni nel 2025. Partiamo dalle specifiche principali. Il 20 mm è un grandangolo con apertura massima di f1.8, fa parte della serie G, quindi è costruito con standard elevati, ma con un prezzo più accessibile rispetto agli obiettivi della controparte della serie G Master. Pesa solo 373 grammi e ha una filettatura per i filtri da 67 mm. È tropicalizzato e quindi resistente a polvere e schizzi. All'interno ha un doppio motore lineare per un autofocus veloce, silenzioso e perfetto sia per foto che per video. La costruzione è solida e le ghiere sono fluide e precise. La ghiera dei diaframmi può essere con il click oppure può essere attraverso la leva decliccata. Una funzione utilissima ovviamente per chi crea video. Sul lato c'è un pulsante personalizzabile. Di solito troviamo questo tipo di pulsante nelle ottiche di fascia più alta. Insomma, è una lente piccola, robusta, ma comunque molto professionale, quasi senza compromessi. Parliamo ora della resa ottica, che è il punto forte di questo obiettivo. La nitidezza è sorprendente, già a tutta apertura di f1.8 il centro è eccellente e i bordi rimangono comunque molto buoni. Chiudendo f2.8 diventa quasi tagliente su tutto il fotogramma. La distorsione è minima per essere un 20 mm, praticamente impercettibile e completamente annullabile con un intervento di post-produzione. Le aberrazioni cromatiche sono ben controllate e raramente visibili. La resistenza al flare è buona, anche puntandola contro una fonte luminosa diretta. Qualche riflesso però ovviamente può comparire, ma niente di troppo grave. E infine c'è il bokeh. Per essere un grandangolo lo sfocato è piacevole, soprattutto quando ci si avvicina molto al soggetto. Non è ovviamente un 85 mm, ma regala comunque uno stacco interessante. Non ho montato il filtro da 67, quindi ho regolato a mano l'esposizione. Alle mie spalle l'altare sacrificale che uso per avere fortuna facendo sacrifici umani. No, ovviamente sto scherzando, questa è una riproduzione storica di un porticato fatto nel Parco della Reggia di Caserta. Sono a braccio steso, ho la stabilizzazione della camera attiva, anche se non riesco a vedermi perché come sapete la 7.3 ha lo schermo tiltabile ma non flippabile, quindi non si vede a 180 gradi, non riesco a vedere l'inquadratura. L'autofocus è silenzioso, rapido e molto preciso. L'aggancio agli occhi è immediato e affidabile. E quindi un obiettivo perfetto per chi vuole fare vlog, ma anche interviste dinamiche o in movimento, senza la paura di perdere il fuoco. Chi dovrebbe comprare questo tipo di obiettivo? Partiamo dai fotografi di paesaggio e architettura. Il 20 mm è una lente ideale per catturare grandi spazi, linee precise e profondità. E anche per i videomaker vlogger è ottimo perché è leggero, luminoso, funziona bene sia a mano libera che su un gimbal. Un altro campo d'uso è l'astrofotografia. Grazie alla focale di 20 mm, ma soprattutto all'apertura di f1.8, è perfetto per catturare un cielo stellato con poco rumore e tanta luce. Neanche a dirlo, ovviamente non è un obiettivo adatto a chi vuole fare un ritratto tradizionale perché la distorsione naturale del grandangolo tende ad allungare quelli che sono i tratti del viso. Però se si vuole puntare a dei ritratti ambientati e creare uno storytelling visivo interessante, può essere una idea valida. Rispetto al 24 mm f1.4 della linea G Master, questo 20 mm è più economico, più leggero, ma comunque con una resa dell'immagine sufficientemente nitida. Il 24 mm G Master offre uno sfocato migliore, una resa generale più raffinata, ma ragazzi costa decisamente il doppio. Se invece lo paragoniamo a uno zoom come il 1635 f2.8 o al Tamron 1728 f2.8 o anche semplicemente al 1850 di Sigma, questo 20 mm di Sony offre più nitidezza, ha uno stop in più di luminosità e un autofocus più preciso. Il vantaggio del 20 mm a 1.8 è la luminosità maggiore, il peso ridotto e il prezzo più contenuto.
Se poi la luminosità non è la vostra prerogativa principale e siete pronti giustamente ad accettare dei compromessi, vi devo dire che c'è anche il Viltrox 20 mm f2.8. Ma se siete interessati a questo tipo di lente, presto farò un confronto fra questi due 20 mm, questi due obiettivi. Arriviamo al classico elenco dei pro e dei contro. Tra i pro troviamo una qualità ottica eccellente, il peso ridotto e una certa solidità nella costruzione. L'autofocus è veloce e silenzioso. L'apertura di f1.8 la rende una lente luminosa e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Invece nei contro che cosa abbiamo? La lente non è stabilizzata, quindi richiede la stabilizzazione elettronica o l'utilizzo di un gimbal. Qualche flare può capitare nelle situazioni di luce estrema in estremi controluce e ovviamente non è la scelta ideale per chi vuole una lente per fare ritratti. In definitiva, il Sony 20 mm 1.8 è uno degli obiettivi più versatili e riusciti della lineup di Sony. Se vi serve un grandangolo luminoso e leggero e di qualità, difficilmente troverete di meglio in questa fascia di prezzo. Io lo consiglio a videomaker e vlogger, ma anche a fotografi di paesaggio e astrofotografi che hanno bisogno di una lente ultra grandangolare. Personalmente credo che sia uno degli obiettivi di Sony più azzeccati negli ultimi anni. È una lente costosa, certo, ma non così costosa come quelle della linea G Master. Come avete visto provándola sul campo, i risultati sono ottimali. C'è tra i contro anche un leggero focus breathing quando si tratta di effettuare delle riprese video, quando il soggetto è troppo vicino alla camera e deve passare a un fuoco più in profondità, può essere considerato uno dei contro. Ragazzi, spero che questo video vi sia tornato utile. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Credo che adesso ci siano anche le funzioni di hype che potete dare come punti. Se vi va e volete dare una mano a questo video a essere visualizzato da più persone, potete spenderli e darmi una mano a farlo vedere in giro. Detto questo, se vi va, con me ci vedremo nel prossimo video. See you next!